Prima strada sterrata dell'Uruguay, direzione Carmelo. Vediamo se le nostre customizzazioni reggono alle piccole vibrazioni e anche gli specchietti. Comunque fondo super battuto, quindi vibrazioni sono pochissime, perlomeno per adesso. Questa deviazione è dovuta ad una sorpresa che abbiamo per voi. Super sorpresa! Noi come sempre ci prendiamo tutta la carreggiata in maniera tale da evitare le buche per la tenerona. Bisognerebbe avere un tastino per sgonfiare le gomme in automatico. Questa sarebbe una vera customizzazione nel 2025. Considerate ora che con il peso che abbiamo le tengo a 2,6 all'anteriore e 3 al posteriore. Però queste gomme, ragazzi, per lo sterrato sono spettacolari, soprattutto l'anteriore. Anche se, ripeto, chiamare sterrato questa cosa è un po', diciamo, un fondo battuto messo male. Qua con la moto giusta da solo ci viaggi a 180 all'ora, tanto per dire. Siamo evidentemente in una delle zone più rurali del paese. Ma possiamo dire tranquillamente che tutto l'interno dell'Uruguay più o meno è messo in così, e dal navigatore vedo che la fattoria dovrebbe essere là in fondo sulla destra. Vi abbiamo quindi svelato che vi stiamo portando in una fattoria. Dovrebbe essere da queste parti. Destinazione raggiunta. Vedo lì una bandiera italiana. No, ah sì. Eccola! Il luogo l'abbiamo azzeccato. Ciao Monica! Come state? Tu come stai? Posso? Hola, buen dia! Hola, buon dia. Do whatever you want. Fate quello che volete. Ciao Sara. Bene. Che bello vedervi qua. Ma che bello qua! Aspettate ragazzi, vi faccio vedere una Tu sei cosa. Sara? Per il nostro arrivo guardate cosa hanno fatto. Benvenuti Francesco e Sara, addirittura con la bandiera italiana, bellissimo. Toda esta parte de Uruguay, estos motos. Parece un poco una parte de Italia. ¿Usted de dónde es? De aquí, ¿Aquí? nací, sí. Tu come l'hai trovata sta cosa qua? Con Workaway. E Workaway è una piattaforma dove ci sono persone come, perdona l'italiano, Avanti, sì, dove claro. ci sono persone come loro che hanno bisogno di una mano extra e permettono alle persone come me, che magari hanno voglia di fare qualche esperienza, di lavorare alla pari, per cui io qui lavoro qualche ora e praticamente mi dà vita alloggio. Però non è solo lavoro, è proprio un'esperienza, nel senso che io sto qua, sto con lui, la moglie adesso è in Venezuela, è carinissima, cioè vivi proprio un'esperienza meravigliosa. Quanto tempo è che stai qua? Ora sono 3 settimane, 3 settimane, sono 3 settimane che sto qua, il 16 dovrei riuscire a recuperare la moto, per cui sarà un mese. Quindi ragazzi, speriamo per Monica che la moto arrivi, sta leggermente in ritardo, ma noi confidiamo che arriverà. Un abbraccio! Come stai? Bene, bene. Guarda, mi fa davvero un sacco piacere Ma- che siete passati. Il piacere è tutto nostro, perché quando ti trovi lontano da casa, poter incontrare qualcuno che parla la tua stessa lingua ma che conosce la tua realtà è sempre bellissimo. Le auguriamo che la moto arrivi presto, però è anche vero che le auguriamo e volevamo portare anche questa sua esperienza sul canale, perché è veramente bellissima. Chiunque volesse provarla, chiunque volesse provare anche a vivere per un periodo in Uruguay o comunque nel Sud America, potrebbe anche accettare questa opzione e vedere come quello che è, quello che si prova e quello che significa vivere in un altro continente. Quindi possiamo fare un sondaggio, che dite? Lasciamo Sara qua e io continuo da solo? Io lo farei perché ho visto dei video di Monica tra bambini. El niño è suyo? No? Il sobrino. È il sobrino. Sobrino. Come si chiama? Joaquín. Joaquín, perché Monica ha pubblicato un video di Joaquín, che è il nipote di David, che montava a cavallo, preparava la sella per Monica per farla salire, lui chiaramente senza sella, però la sua esperienza era tra animali e, come le ho detto io, cuccioli di uomo, e che è il binomio perfetto. Ma la vera perfezione, guardate, in questo contesto la tenerona è spettacolare. È un piacere. El placer es mío. Usted es uruguayo, Uruguayo, pero su esposa es venezolana. venezolana. Pero vive acá de Desde mucho hace, tiempo. sí, hace 12 años. Ahora, ¿cómo está el Venezuela?
Bueno, estamos esperando que va a suceder el 10 de enero, que en ¿Hay teoría... elección? No, No. las elecciones fueron el 28 de Sí, julio. porque fueron El 10 de ya. enero se comenzaría el nuevo periodo, el nuevo presidente. Vamos a ver quién asume. ¿Y qué puede ser mejor? Bueno, lo ideal sería que Maduro reconociera que perdió, pero no lo ha hecho. Y bueno, me parece que no lo va a hacer. Algunas cosas puedes cambiar. Ojalá, Ojalá. ojalá. Che è l'espressione spagnola di speriamo, che va a succedere, che andrà a succedere. Porque mucho motero te dice que ahora Venezuela es peligrosa por la moto, por un viajero. Sí, 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 sí. sí. Peligroso un poco por los Sí, turistas, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Hace muchos años que lamentablemente la inseguridad es un problema en Venezuela. 20, 25, más Sí, o menos. sí, sí. La gasolina es un problema. La gasolina en los últimos años cambió el modo de venta. Antiguamente era el país más barato del mundo, Sí. prácticamente era regalada, era ¿Por qué? simbólico. Porque tiene gasolina. Porque tiene la reserva más grande del Obvio. mundo. Pero desde que está el chavismo y especialmente desde que está Maduro, no han hecho mantenimiento a las plantas y en los últimos años han tenido que llegar al límite de importar gasolina. Es loco. Es loco, muy una loco, locura. muy loco. Y el Venezuela es uno de los países con más riqueza del mundo. Sí, nombran lo que quieras, desde minerales, tienen todos los climas, es un país maravilloso. Ahora un chico venezolano nos dije por los medicinales y por la comida puede llegar a la gente normal, Sí. pero es muy caro. cara. Es Está- verdad. Sí, se ha dolarizado. Una cosa, perdón, Sí. en la torta, ¿la puedes Ah, ver? la torta. En el horno. Mónica, vai al horno, vai. È per voi la torta, ragazzi. No, En Venezuela, hace 20 años y hasta hace 3 años, Sí, el dólar era prohibido de circulación sí. en el país. país. Si tenías dólares era ilegal. Maduro se dio cuenta que había colapsado el sistema, no había importación, faltaba todo, hasta papel higiénico. Entonces, de hecho, liberaron y hay el libre mercado de dólar, pero lo controlan. Ahora se puede usar, hay una tasa de cambio oficial y una de mercado negro, Claro, por supuesto. como siempre. Cuando hay controles siempre aparece un mercado negro. Entonces, toda la mercadería ahora se consigue, porque importan, Claro. pero a precio de dólar. El venezolano que gana en bolívares, la moneda Claro. venezolana, no puede acceder, No puede a no conseguir. ser que tenga alguien fuera del país y le envíe dinero. ¿Podemos decir cómo se llama su hacienda? Porque si algunas personas quieren venir de Italia para ayudarte, no sé si Bueno, es no, una pequeña propaganda sí. que podemos hacer si tú quieres. Bueno, lo que pasa es que no es un lugar turístico. Claro. No estamos abiertos al público. Lo Bueno. hemos pensado en alguna vez, pero todavía no, Por no lo ora hemos no. hecho. No. Bueno, però potete trovarlo, come ha detto Monica, con altri metodi. Se volete fare questa esperienza, magari poi contattiamo Monica e contatterete Monica. Poi in futuro chissà, magari apriranno qualcosa per i turisti. Sto chiedendo a Davide come si vive qui in Uruguay ahora. Vemos que hacer la compra acá en Uruguay es muy caro, Sí. más que a Italia. Sí. Sì, Es Con un salarios de aquí, no poco- con salarios de sí, Italia. sí, sí. El salario è medio, El medio es 600, ¿no? $700. No, sí, menos, 500. sí, 500. Sí. ¿Cómo puede ser? No sé. Sí, No sé. Yo aquí tengo la ventaja que tengo agua de mi pozo, cultivo los vegetales, tengo mi carne, pero no sé cómo hace la gente en la ciudad que tiene que comprar todo. Pero Ahora acá vemos. se vive tranquilo. Sí, por el momento, Sí, bastante sí. En Montevideo, pero en Colonia del Sacramento así, vemos algunos chicos Ajá. que abren la Basura. basura. Sí. Yo creo que, bueno, desde siempre ha habido un porcentaje demasiado alto de pobreza para un país tan pequeño que podríamos estar todos mejor. Pero ¿hace cuánto tiempo los precios de la compra es Siempre. de siempre? Siempre. Eh, Si lo comparas con si lo cualquiera de comparas los con otros, Argentina. Argentina, Brasil, cualquier otro país sudamericano, es mucho más barato.
Estoy impresionada porque el precio es muy increíble alto. muy alto. Tenemos dos problemas. Uno, somos muy pocos. Sí. Somos Poca 3 mitad. millones. 30 millones. Entonces, siempre el volumen de mercado es muy pequeño. Hacer cosas es caro. Y dos, dependemos del petróleo que importamos. Y el petróleo hace el combustible, que hace la producción primaria, la distribución, el transporte público. Todo depende en eso. Y además tenemos una población envejecida. Hay una alta proporción de gente mayor que ya no trabaja. Y Como en Italia. Como en Italia. Claro. Some days ago we were talking about this fact about the getting older in Italy, and we are paying yeah. now for the pension. We talk perfect English. Oh, wow, really? Not really. No. Just a little bit. La escuela uruguaya es mejor de la No, escuela no. italiana, yo creo no. No, I learned abroad. Ah, ok. Yeah. Traveled a lot. I traveled a lot. Really? Yeah, a little bit. But where? Well, I was in United States for 8 months working in a farm Oh. in Minnesota, and also working in a farm in Ireland. No, yeah. What about living in United States? I don't like it. No? What are the reasons? Well, I think it's to focus in success, Yeah. material success. So if you don't have more this year than year before, you're a failure. Yeah. So basically it's that. This is the problem that we are having now in Italy. Hemos importado Lo malo. Es mucha característica que está buena. Sí, por porque supuesto. Puede crecer. Por supuesto. Sí, si tú tienes cabeza buena, pero Sí. puede decidir de hacer una vida tranquila, sin fama, sin Mucho trabajo. mucho Exacto. trabajo. En los Estados Unidos, ¿no? Si estás fuera del sistema en Estados Sí, Unidos, es muy peor que ser un pobre en Latinoamérica. Acá il sistema sanitario è privato o è pubblico? Las dos cosas. Las dos. El privado es para los que tienen un salario fijo o profesionales, y el público es para la gente che non tiene recursos o il salario è molto basico. Adesso possiamo andare a mangiare la torta. Alla fine ha insistito tantissimo, siamo entrati in casa perché ha anche preparato qualcosa. Ci ha preparato un'insalatona e ora sta preparando anche della carne, perché loro, come vi abbiamo detto e come avete intuito, hanno ovviamente tantissimi animali, quindi la carne è proprio locale. Monica ci racconta della sua giornata tipo, della difficoltà di alzarsi alle 5:30 del mattino, ma anche quella di lasciare andare i 4 agnellini che stamattina hanno portato al mattatoio. Sono incredibili, nel senso che tu vedi, non ti sembra neanche un mattatoio piccolino, e il proprietario ha un negozio che vende direttamente a Carmelo, qua vicino. Ah, sì. Anch'io già avevo ridotto il di mangiare carne e pesce da un sacco. Cioè io a casa mia non ne mangio mai, mangio solo se sono, che ne so, fuori con mia sorella o con gli amici, allora la mangio. Fa Monica a fare fatica in Sud America, tanta sì, fatica. me l'hanno detto tutti. No, poi la moglie è fantastica, la moglie ha dato un nome a tutti quanti. La mattina vai e lei li chiama, a ricordarli tutti, li chiama e vengono, si fanno coccolare. Questa è la nostra tavola, questa è l'insalatona, hanno il camino, sala enorme. Ragazzi, una vita sicuramente per i nostri standard basica, ma al tempo stesso sicuramente super tranquilla. Di oveja. Sì. Carne di pecora di David e Monica adesso. No, en realidad es de Judy. Es de Judy. Las ovejas Sí, sí. son de Judy. Su esposa. Sí. No pensábamos de almorzar porque estábamos de paisaje, pero es un placer enorme. Buen provecho. Mi conoscete, per me è un doppio piacere perché mangiare la carne è qualcosa di... Allora, dopo un pranzo spettacolare, ma soprattutto una conoscenza spettacolare, Monica la conoscevamo via social, l'abbiamo conosciuta personalmente e il proprietario di casa senza parole. Questo è quello che ci circonda. La sua casa, in fondo ci sono gli animali e questo è tutto quello che sta intorno. La strada principale che ora prenderemo, la Tenerona. Sembra una banalità, ma i saluti sono sempre sofferenti. Sara, habla. Me termino acá. Ora dobbiamo fare circa 4 ore e 30 perché dobbiamo superare la frontiera, ma dobbiamo fare anche 400 km, quindi come sempre ce l'abbiamo presa comoda
ma ripeto, sono state 2 ore bellissime. Questo è il bello di questa vita, non finirò mai di dirlo. Les he dado la bienvenida. Pero un muy bienvenido. Suerte, fue un placer. El placer fue nuestro. Buona ruta, Monica. Ciao Davide, nos vemos a Italia. Vero, vero. Questo è il vero gusto di viaggiare, diretti alla frontiera. 4 ore e 30 precise per arrivare alla seconda frontiera. Paysandú Colón. Il sole, come potete vedere, va e viene, ma la temperatura è perfetta per viaggiare in moto. Quasi troppo caldo. Naturalmente noi facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Monica per l'inizio del suo viaggio qui proprio in Sud America, e Davide ci ha detto che ci terrà a farci conoscere Judy, sua moglie, quindi lo aspetteremo in Italia come ci ha promesso. Suerte ragazzi! Anche da parte mia un abbraccio enorme a Monica, non per il suo viaggio ma per la sua vita, perché quello che sta intraprendendo io non lo chiamerei viaggio ma un vero e proprio cambio di vita, quindi un viaggio nel viaggio chiamato vita. Appena fatti 9 km di strada sterratina, ora guardate che rettilini, ma noi abbiamo il Kaoko, ovvero l'acceleratore meccanico, e nonostante il vento la Tenerona va da sola. Nel frattempo qui in Uruguay si trabaja, si lavora. Dato che il mese di dicembre è per l'emisfero australe come il mese di giugno per quello boreale. E dopo 2 ore abbiamo evitato la dogana di Fray Bentos per dirigerci verso nord e fare quella di Paysandú. E alle 5:52 siamo arrivati in frontiera, in fondo il ponte che ci porterà in Argentina. Da qua lo vedete meglio, ma noi passeremo sotto perché bisogna fare una sorta di giro. E ora speriamo che non ci sia tanta fila, perché sotto al sole veramente si sta male. E qualcuno dirà: Francesco, se stai male torna in Italia al freddo e al gelo. Prima eravamo di là, ora alla fine della curva avremo il ponte che appunto ci porterà in Argentina. Ed ogni volta è sempre una piccola emozione passare di qua. Quindi è ufficiale, ha attraversato il Rio Uruguay, bienvenidos a Argentina. Ora 130 km, 1 ora e 30 minuti e ci saremo. Non andremo verso sud, ovvero verso Buenos Aires, ma questa volta andremo verso nord. Benzina ce l'abbiamo, quindi per le 8 di sera dovremo arrivare. Oggi una bella tappona con una pausa intermedia che avete visto, giornata fantastica. E dato che siete tutti in sella, vi diamo le prove. Siamo in Argentina. Oramai lo sapete, lo abbiamo detto tante volte, per noi andare in Argentina, entrare in Argentina è un po' come essere a casa. Tosso malefico. Oggi a telecamere spente a Davide abbiamo detto: qualche volta pensiamo che i problemi del Sud America, del Latino America, in parte siano dovuti un po' alla presenza italiana e al nostro essere qualche volta un po' sopra le righe e un po' sopra le regole. Con le sue origini italiane Davide ci ha detto: un po' lo penso anch'io, l'Argentina è il paese del Sud America con la più alta immigrazione di italiani nel corso della storia, e guardate com'è messa. Non lo so, ci siamo un po' convinti di questo, ma magari molti di voi ci smentiranno, magari gli argentini stessi. Ripetiamo, a difesa comunque dell'immigrazione italiana sia in Argentina che nel resto del Sud America, che loro non si sono mai stancati, persino i discendenti dell'immigrazione spagnola, di dire che quando gli italiani sono arrivati qui sono stati coloro che hanno costruito il paese, perché erano veramente dei grandi lavoratori. Appena entrati nella ruta 14, la ruta che ci porterà verso nord. Ora i limiti non sono più di 90 come in Uruguay, bensì di 120, quindi facciamo un po' sgranchire le gambe alla Tenerona e utilizziamo il cruise control. Guardate che moto, ragazzi, guardate, guardate,
settaggio delle sospensioni nonostante il peso perfetto. Importantissimo, all'anteriore abbiamo un tassello potentissimo con 7000 km, gomme assolutamente top. Lungo la strada, preda della pampa, penso agli italiani partiti col niente in mano e in tasca il biglietto di non ritorno. Alla nostra destra, con il sole che sta scendendo, sembra quasi di essere in Finlandia. Penso a quelli descritti come santi o diavoli e a Pepe Mujica, il presidente contadino. Hablava siempre de educación, ha detto Davide, ma nessuna riforma è arrivata da lui per la scuola. Serata pazzesca, si viaggia benissimo, l'asfalto non sta messo male, il traffico è praticamente assente. Quindi gli ultimi 70 km dovremmo farli in scioltezza, anche se oggi arriveremo a destinazione con quasi 500 km, più la frontiera e più un po' di sterratino. Arriveremo alle 8 di sera, speriamo, orario come abbiamo spesso detto non consigliatissimo qui in Sud America. Dalla Finlandia siamo passati alle Palme, quindi cambio drastico. Siamo vicinissimi al Parque Nacional El Palmar. E penso che ne abbiamo le prove, che spettacolo ragazzi, sia a destra che a sinistra. Questa zona tantissimi anni fa era ricoperta di queste palme, tipiche della zona tra Argentina e Uruguay. Il parco nazionale è stato istituito proprio per proteggere gli ultimi esemplari. Il sole, come potete vedere, è praticamente sceso, però la temperatura è ancora ottimale e siamo arrivati. Concordia, la meta non è casuale, ma lo scoprirete nel prossimo video. Ore 7 e 53 minuti. Vedo un'insegna hotel, quindi facciamo inversione di marcia e andiamo a mangiare qualcosa, che ce lo siamo meritato. Qua si dovrebbe fare, infatti ritorno. E penso a quanto sia facile scegliere da che parte stare e che alimentazione avere nella parte ricca del mondo. Así es la vida, ha detto dei 4 agnellini portati al mattatoio. Piuttosto che una vita lunga ma difficile, cerchiamo di dargli la vita più bella finché possiamo, è il nostro sostentamento, fino al momento di darvi il bene. Arrivati.